Senti, io ho letto il libro di Jeff Sutherland, L'arte di fare il doppio delle cose in metà tempo, che è Sì, un po' il libro che quando qualcuno che non conosce l'argomento mi chiede di Scrum lo consiglio sempre, sì, perché non è un libro estremamente tecnico, però ti fa capire bene la filosofia che ci sta dietro. certo. E leggendo questo libro si capisce che Jeff Sutherland ha avuto una vita straordinaria, no? Sì. Quindi ti volevo chiedere, visto che sei entrato in sintonia anche con Arlene, se c'è qualche episodio particolare inedito, insomma, che ci puoi raccontare di Jeff. Sì. Allora, questa è una cosa che mi ha colpito molto di lui. L'antefatto lo conosci perché ne avevamo parlato al corso che abbiamo fatto insieme di dove lavoravi prima. Lui era pilota militare e fu mandato in Vietnam. In Vietnam i piloti militari statunitensi avevano un tasso di abbattimento del 50%, quindi 10 aerei andavano e tornavano solo 5. E Jeff Sutherland quindi volò per circa 3-4 mesi nel nord del Vietnam a fare missioni molto rischiose, perché ogni volta che lui andava sapeva che testa o croce, se è testa torno, se è croce rimango lì. E lui aveva sviluppato un approccio che assomiglia un po' a Scrum, infatti nel corso lo si racconta perché lui diceva, a un certo punto lui riusciva a tornare sempre, aveva, insomma, sopravviveva a delle missioni anche molto difficili e quindi gli chiesero gli altri, condividici qualche suggerimento, cioè com'è che tu sei così bravo, no? E lui, il suo approccio era che nel momento in cui entrava in territorio nemico, ignorava completamente il piano di volo e iniziava una serie di manovre evasive, ok? Solo all'ultimo secondo arrivava nel punto che nel piano di volo era il bersaglio designato, sganciava e ritornava per manovre evasive. Quindi in realtà è un po' quello che fai con gli sprint, no? Che aggiusti il tiro continuamente. Lui chiaramente lo faceva per salvare le penne. Ed è uno dei primi racconti, si trova nel libro, in cui ti fa capire l'idea dello scramble, cioè vado e vedo, non seguo un piano predefinito, ma a intervalli molto frequenti mi rendo conto qual è la situazione e mi adatto. Poi va bene, questa cosa qua, i militari la chiamano ODA loop, no? Observe, Orient, Decide, Act, no? E si dice che chi fa il l'ODA loop più veloce è quello che riesce a sopravvivere quando combatti uno contro uno, un aereo militare. A cena con Arlene, parlando della guerra, un argomento di cui lei non parla molto volentieri perché quando lui andava in missione, loro che erano a casa, come funzionava? Che tutte le sere loro andavano al comando dove veniva esposto un foglio con l'elenco dei dispersi. Quindi te tutti i giorni andavi lì a guardare un foglio sperando di non vedere il nome del tuo caro. Quindi non ti dicevano è vivo, ma ti dicevano non è nella lista dei dispersi. E immaginati la scena, no? Tutte le sere questa cosa, ininterrottamente, anche sabato e domenica. E suo figlio, il suo primo figlio, era già nato. JJ era già nato. Quindi quando uno pensa, dice, ah, Jeff ha una mente eccezionale perché ha avuto l'idea di non seguire il piano di volo, ma fare manovre evasive. No, sì, ha avuto un'idea brillante, ma c'aveva una spinta forte, che lui aveva un bambino a casa. Era sposato, aveva il primo figlio ed era una cosa che potenzialmente poteva lasciare quel bambino orfano. E quindi, come si dice, no? Il bisogno ti aguzza l'ingegno. In quella situazione estrema lui è arrivato naturalmente a fare una cosa che poi dopo ha riconcettualizzato in Scrum, ma che lì era questione di sopravvivenza. Questa cosa qui dal libro non si capisce, perché uno vede la parte tattica, no? Mhm. Dice, invece di seguire un piano risponde al cambiamento, no? Uno lo rimappa con il manifesto agile. Io, appunto, passando il tempo con loro, ho capito che dietro lo Scrum c'è una storia umana estremamente forte, anche di dolore se vogliamo, ok? E di sofferenza, non soltanto di successi e le varie cose che ha fatto lui gli hanno dato tante soddisfazioni. Quindi questo mi ha colpito un po' anche nel profondo, no? Perché vuol dire che veramente è un qualcosa che uno tira fuori quando ha veramente bisogno di una marcia in più. Quindi è un po' una questione di sopravvivenza, anche per le aziende di oggi, come dicevi prima. Sì, ora grazie a Dio le aziende non hanno un tasso di mortalità del Esatto. 50%, però ecco, viene da lì i primi semi dello Scrum, viene da questo racconto qua.